Ciao, Marco, roommates. Oggi vi voglio parlare di un po' di cose carine che riguardano quella che è la mia pedaliera, i suoni del basso durante i live. Ve ne parlo anche perché mi voglio collegare a un video che è già uscito nostro di boxing unboxing che ha fatto Dave poco tempo fa. Se non lo avete, è qui. Ci sono un po' di cose carine da guardare. Oggi vi voglio parlare però di cosa c'era per me in quell'unboxing e come vado a utilizzare tale oggetto nella mia pedaliera. Intanto la mia pedaliera è formata fondamentalmente da solo tre oggetti. I tre oggetti sono HX Stomp, molto carina, mi permette di utilizzare quasi 7 blocchi, 6 blocchi, poi a dire il vero ne uso qualcosina meno per il basso. Mi permette di utilizzare sia la testata, questa qua che vedete qua dietro, Jardin Frère, con questa cassa che vedete qua sotto, la Legor, che andare diretto nell'impianto, quindi estremamente utile per serate un po' più grosse e per serate un po' più piccine. Lui è quindi l'unico responsabile del mio suono per quanto riguarda il suono in diretta nell'impianto, oppure se passo tramite testata, vado tramite la DI interna della Legor. Oltre a lui uso altri due oggetti in pedaliera. Il primo è un Line 6, è un Relay G50, che è questo giocattolo, vediamo di farlo vedere dritto, questo giocattolino qua. Ha radio jack, digitale, alimentato, qui, alimentazione qui, poi ci arriveremo tra poco, due uscite, main e tuner. Lo utilizzo ormai da qualche anno, è estremamente affidabile, estremamente carino, mi permette su tutti i palchi che andiamo a fare di poter avere il segnale sempre solido e robusto. Il terzo elemento invece riguarda quello che è il personal monitoring, quindi come io sento sul palco. Non sempre abbiamo la possibilità di avere spie o un buon volume sul palco, quindi nelle orecchie, e soprattutto per cantare questo mi è necessario. Utilizzo questo giocattolo qui, bello che è, PSM 300 della Shure, estremamente interessante perché avendo due ingressi separati posso gestire o l'effetto stereo oppure due ingressi separati e gestire come voglio scolpire il suono tra le due fonti, una che può essere il basso e una che può essere tutto il resto, voce inclusa. Essi sono in pedaliera ormai da un bel po', la mia pedaliera, la vedete adesso nelle immagini, è una pedal train molto molto piccolina con la sua valigetta, estremamente comoda. La differenza che ho dall'unboxing è lui. Domino è un alimentatore della Jardin Frère, estremamente comodo perché è completamente silenzioso, totalmente silenzioso. Ha tre uscite, 2 a 9 volt e una a 12, le 2 a 9 volt sono per l'HX per il Relay G50 e 12 volt per il mio in-ear monitor, quindi ho il modo di alimentare tutto quello che c'è sulla mia pedaliera con un solo elemento estremamente silenzioso. Questo oggetto è stato fatto in maniera custom, quindi per me da Jardin Frère è estremamente comodo ed è fondamentalmente perfetto per quello che sono le mie esigenze. Il tutto viene montato in pedaliera e ora vi mostro come viene montato in pedaliera. Ci tengo a farvi vedere il mio pavimento di casa, poi la pedal train, questo è l'hard case, poi la pedal train già velcrata, poi l'HX Stomp, il PSM 300, la sua alimentazione originale, il suo ricevitore e lì le cuffie S425, poi il Relay G50 con il suo trasmettitore, il suo cavo che è fragilissimo, la sua alimentazione originale o quasi, poi il Monster Cable Patch tra Line 6, la vecchia ciabatta d'alimentazione, poi 2 adattatori XLR che fanno sempre comodo, un relativo cavo di comodo, il jack per dare segnale al PA o all'ampli e cavo patch tra HX e PSM. Questo era il vecchio setup senza domino, ora ve lo monto. Prima HX, poi PSM, e ricordiamoci l'antenna, poi il Relay G50 che va sovrapposto a quest'ultimo, poi finalmente il domino, ora ho il cablaggio della corrente e infine il cablaggio del segnale. E voilà! Quindi avete visto come vengono montati i vari elementi in pedaliera. La differenza è che adesso non ho più bisogno di questa enorme quantità di cavi, ho bisogno quindi solo del domino, quindi che ha modo di collegarlo alla corrente, la sua ventolina, e le tre uscite che sono per me necessarie, quindi per tutto quello che devo alimentare. Dovessi alimentare qualcosa in più sarebbe un problema, ma abbiamo visto che fisicamente nella mia pedaliera non ci sta nient'altro.
Con questo è tutto, se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un like, di seguire il canale e per il resto a presto. Without asking, she opened my hands, lose my news. She gave me nothing but colored my world simply.